dalla vocazione alla professione, guadagni e perdite. Cosa vuol dire oggi essere degli operatori d'aiuto e di cura? E sotto questa denominazione io raccolgo dagli infermieri agli operatori sociali, dagli psicologi, persino ai medici. Cioè tutti quelli che sono chiamati a questo strano e incredibile e forse impossibile mestiere che è quello di aiutare e curare l'altro. Qual è la condizione? Da dove viene? Allora, due parole sono, diciamo così, quelle che noi usiamo normalmente. Se non vogliamo ridurre tutto a un elenco di competenze. Se non vogliamo ridurre tutta la mia identità di operatore della cura e dell'aiuto a una lista di competenze, ma voglio andare a cogliere qualcosa che sta dietro, qualcosa che mette in gioco l'umano, perché se c'è qualcosa che negli operatori di cura e d'aiuto è in gioco è l'umano, è l'incontro tra uomini, non è solo la tecnica che posso usare per fare quello o quell'altro. E allora se io in qualche modo mi oriento a questo, due parole vorrei metterle in luce, la parola vocazione e la parola professione. Ma che cosa vogliono dire le due parole? Allora la parola vocazione, lo sappiamo, vuol dire chiamata. Noi siamo chiamati a fare questo mestiere, non lo sappiamo magari. E come dice il grande Hillman, forse il nostro daimon, che è l'anima segreta che portiamo in noi, depositata in noi, come nel mito di Er, del libro della Repubblica di Platone, che ci riportiamo sulla terra, l'anima. Beh, forse non la scopriamo se non tardi nella vita. Forse, come Hillman dice, c'è un'età della vita, la vecchiaia, in cui ci si dà l'occasione di una rinascita, perché là possiamo scoprire qualche cosa che avevamo mascherato lungo tutto il resto della vita per mille ragioni. Bene, nella vocazione c'è questo daimon che ho dentro e che svilupperò, consapevole o meno, lungo il percorso della mia azione professionale. Se tu non riconosci la vocazione, se tu pensi che puoi fare quel mestiere come ne fai un altro, se tu non hai la curiosità verso di te, probabilmente farai fatica o sarai un operatore che facilmente sarà irretito dalla dimensione del funzionario della cura. Ecco, distinguerei l'operatore della cura e dell'aiuto dal funzionario della cura, quello che funziona, quello che ha i compiti da svolgere. Beh, io non vorrei mai incontrarli, i funzionari della cura, se avessi bisogno di qualcosa. Li ritengo, e il funzionariato della cura è veramente, della cura o dell'aiuto, è veramente un virus mortale, a cui tutti siamo però, come dire, a rischio, perché anche la nostra società vuole più funzionari che in qualche modo veri consapevoli della dimensione persino anche etica della vocazione. E allora la vocazione quando si trasforma in professione? Ma la parola professione bisogna capire cosa vuol dire. Parlare dinanzi. Professione contiene la parola parlare dinanzi. Cosa vuol dire? Che io devo testimoniare verso l'altro, la comunità, che cosa? Devo certo testimoniare le mie capacità tecniche, le mie competenze scientifiche, certamente, ma devo testimoniare della mia vocazione. Devo testimoniare della mia volontà, desiderio, disponibilità all'aiuto. Insomma, devo entrare in qualche cosa che mette insieme le tre forme dell'amore, come ben ci hanno raccontato gli antichi. Ogni relazione di cura e d'aiuto ha bisogno di una dimensione di passione. Bisogna amare l'altro, ma bisogna anche stargli vicino, la filia. E bisogna anche entrare nella dimensione del dono, della gratuità, dell'agapè. Allora, che cosa vuol dire professare? Vuol dire testimoniare eticamente ciò che sta dentro la tua vocazione e in che modo questa vocazione si dipana nella relazione quotidiana con l'altro, con chi aiuti, attraverso queste tre potenti forme dell'amore. A volte privilegi l'uno, a volte privilegi l'altro. Una filia senza amore
una filia senza agapè, un agapè senza eros, è come una sorta di amore amputato. Ecco, lavorare su queste cose vuol dire lavorare sui percorsi del tuo daimon, quello che un giorno ti è stato depositato dentro, forse dai tuoi genitori, forse dalla tua storia, forse da qualcosa che nemmeno sai, ma che è lì a dirigere l'orientamento, l'orizzonte del tuo divenire un operatore di aiuto e di cura, un vero operatore di aiuto e di cura, per cui lo si diventa dopo gli studi, lo si deve rimanere lunga la vita e a volte non è facile, perché le insidie a questa funzione, come dire, etico-esistenziale, le insidie sono tante. Facilmente scivoliamo in questa dimensione di essere certamente dei bravi professionisti, ma che nascondono ovviamente invece la dimensione di essere solamente dei funzionari della salute, della cura, dell'aiuto, educativi, cosa che dovremmo fortemente evitare.